Voglio che immagini questa situazione. Ero seduta a tavola con i miei e stavo parlando delle ansie che ho per il mio futuro perché non so cosa farò a novembre, non so dove sarò nel mondo. Forse conviene che io passi almeno un mese o due in Italia per fare alcune cose che devo fare. Però allo stesso tempo non so bene dove, non so bene per quanto tempo, non so quanto lontano da Verona, se andare nel sud Italia, se stare nel nord. Completamente persa. Mi sono ritrovata a chiedere un consiglio ai miei e subito dopo mi sono resa conto del perché non lo chiedo mai. Dopo aver esposto tutte queste mie ansie, la risposta di mia madre è stata: vabbè, ma ora di novembre troverai qualcuno con cui andare a vivere, magari, non so, troverete insieme la città giusta. E per quanto so che lei lo facesse con buone intenzioni, mi sono sentita un peso dentro. Perché dovrei stare bene soltanto quando troverò qualcun altro? E se non lo trovo? O peggio, e se trovassi la persona sbagliata? È come se trovare qualcuno sia un raggiungimento della tua vita. Tu devi per forza trovare qualcuno per sbloccare il livello successivo. E invece io sono qui, con una vita già abbastanza piena, con delle paure molto reali, e mi chiedo, posso essere felice già adesso? O devo per forza aspettare che arrivi qualcun altro nella mia vita? Questa è la domanda che mi sono posta per questo video. Abbiamo davvero bisogno di qualcun altro nella nostra vita per stare bene? Di un partner? E te lo chiedo perché, da una parte, spero vivamente che no, di non dover aver bisogno di qualcuno. E non in senso arrogante, ma più nel senso mi basto, non ho bisogno di nessun altro per essere felice e completa, sono già intera di mio e non mi manca un pezzo. Poi però c'è l'altra parte, che si ha paura. Paura di non solo rimanere sola senza un compagno, paura di diventare l'amica con i ritmi sfasati rispetto a tutti gli altri, perché quando gli altri magari festeggiano il battesimo, tu stai ancora festeggiando il tuo 40° anno da single. Quando gli altri mettono i soldi da parte per mandare i figli all'asilo, tu invece metti i soldi da parte per andare a farti un viaggio pazzesco. Quando magari semplicemente vuoi vedere la tua amica per un caffè, ma la sua agenda gira tutta attorno al figlio. O vuoi fare un weekend con gli amici, però loro sono tutti quanti con i loro figli. O organizzano le festicciole per i loro figli. E non è assolutamente un giudizio su di loro, anzi, molto probabilmente sono invidiosa. È che io non voglio ritrovarmi ad essere perennemente fuori sincro da tutte le altre persone alle quali voglio bene e che non voglio perdere. E quindi mi chiedo, un partner mi serve per sintonizzarmi agli altri? Per sentirmi piena? A cosa mi può servire? La mia psicologa me lo dice spesso che faccio fatica a riconoscere le emozioni che provo. È come se avessi un po' di lag e quindi quando cerco di capire alcuni miei sentimenti ci metto un po' di più. Quindi mi sono fermata a riflettere e quando mi chiedo di cosa ho bisogno, sento sia speranza che paura. Speranza perché spero di bastarmi, perché nel caso in cui non dovessi trovare nessuno, io spero di bastarmi. E allo stesso tempo però ho paura di ritrovarmi in un mondo in cui sono l'unica che è indipendente, indipendente da responsabilità di altre persone, l'unica che può dire domani vado e partire, senza dovermi preoccupare di riunioni di condominio, suoceri, asili nido. E questo mi fa sentire come se fossi su... Hai presente uno di quei ponti tibetani? Che dondolano al vento, che sono bellissimi, sono molto estetici, però allo stesso tempo possono fare veramente paura, perché sotto c'è il nulla, però la visione è bellissima. E sono in questo limbo, che non so bene come sentirmi. E questa domanda del ho davvero bisogno di un partner nella mia vita non nasce dal nulla, nasce dall'accumulare di tantissime cose. Io sono del 95 e la maggior parte dei film, cartoni, serie TV con le quali io sono cresciuta, diciamocelo, la donna otteneva sempre la felicità nel momento in cui si ritrovava in una coppia. Se l'amore andava bene, allora il finale era perfetto. Se invece non andava bene, c'era un senso di tristezza, di incompletezza e qualcosa lo senti che manca. Lo senti che finisce il film triste perché lei non ha più l'amore della sua vita, o non l'ha trovato, o non era lui, o l'ha perso. Ed è raro, o almeno a me è capitato raramente, di vedere film in cui la donna arriva semplicemente alla fine del film contenta, completa, intera, senza un partner, senza un amore. E mi sembra che, sempre dalla mia esperienza, agli uomini sia stato permesso nei film, nelle serie TV, nei fumetti,
di essere questi eroi solitari che avevano trame a prescindere dall'amore romantico. E invece per le donne mi sembra più complicato, o almeno questo è il messaggio che è passato a me. E quando questa narrativa è una costante nell'intrattenimento durante la tua vita, non si ferma più soltanto allo schermo, ma lo fai diventare parte di te. E non sto dicendo che sia sempre così, o che sia sempre stato così, che non ci sono esempi, al contrario di quello che sto dicendo, ma così è come l'ho vissuto io. Donna felice uguale donna in coppia. A questo ci si aggiunge anche la mia famiglia. Mia madre lo dice perché mi ama e lo so, cioè non ho dubbi. Per lei effettivamente starò meglio quando troverò un'altra persona nella mia vita, l'altra mia metà. Perché anche lei è cresciuta con questa concezione che le persone sono una metà di una mela e bisogna cercare l'altra parte che ci completa. E ovviamente una madre che si preoccupa è un po' un peso per un figlio sempre. Cioè lo senti. E alle volte mi chiedo perché non posso essere festeggiata già adesso? Per come sono, per quello che faccio, anche da sola. Anzi, soprattutto per fare queste cose da sola. E perché devo sempre sentirmi come se fossi in attesa di un'altra persona per vivere finalmente a pieno? E poi ci sono appunto le amicizie. Fa una paura terribile. Amicizie che cambiano. E quindi lì la paura non è più di non avere qualcuno seduto sul divano che mi aspetta la sera, ma è che mi manchino persone con le quali sincronizzarmi durante la mia vita. Cioè, mi immagino questa situazione in cui io chiedo ai miei amici, andiamo via questo weekend, andiamo in montagna. Non possiamo, abbiamo il compleanno del bambino. E ripeto, nessun giudizio in nessun modo. È molto probabilmente molto più invidia. Ed è giusto che ognuno viva il proprio tempo. È solo una sensazione di non ritrovarmi al tempo con gli altri. E quindi mi dico, da sola, ok, forse dovrei trovare un'altra persona, un altro partner, così da sincronizzarmi con gli altri. E lì quindi qualcosa non torna. Perché pure io mi autoconvinco di questa cosa. Un partner non può essere semplicemente qualcuno che non ti fa rimanere indietro. E poi c'è la parte quella forse un po' più personale, che mi fa un po' imbarazzare per come sono fatta io, un po' no, perché mi rendo conto che è una cosa umana. Ma mi sono innamorata in passato. Ho avuto una relazione che mi ha lasciato una ferita aperta, palesemente. E adesso ho questa convinzione, perché è effettivamente una convinzione che non troverò mai nessun altro che amerò così tanto. E questa cosa mi terrorizza. E lo so che suona drammatico e so che sei già pronto nei commenti a scrivere non è vero, c'è sempre qualcuno disponibile, non il mare è pieno di pesci. E ti giuro che spero che la vita mi smentisca proprio di forza. Ma per ora ho questa sensazione addosso che non riesco a scrollarmi. E la descrivo un po' come se fosse una torta che prima non sapevo esistesse. Stavo bene con quello che avevo. Il mio lavoro, i miei amici, le mie esperienze. Ero felice di tornare a casa, farmi una cena semplice e guardarmi un film. Poi ho assaggiato quella torta, quel tipo di amore che è così intenso che ti riempie lo stomaco, la testa, e da allora è come se fossi stata sotto una dieta forzata. E non posso più assaggiarla. È che so com'è provare quell'emozione e tutto il resto mi sembra molto di meno. È dipendenza emotiva e lo so, ci sto lavorando. È che quando provi a smettere, ogni singola cosa del quotidiano ti ricorda quello zucchero, ti ricorda quanto questa cosa che stai facendo, se avesse un pizzico di zucchero in più sarebbe molto meglio. E allora ti senti non tanto legata a lui, ma alla sensazione di avere lui. E la disintossicazione è un processo lungo ed estenuante e te lo posso assicurare, ci sto provando. E quello che mi sta tenendo insieme al momento, senza andare in tilt, è un ricordo ben preciso. Taiwan. A febbraio dell'anno scorso ho fatto 2 o 3 settimane a Taiwan, completamente da sola, zaino sulle spalle, a fare il giro dell'isola. Non avevo nessuno a cui scrivere ogni sera, nessuno a cui dire della mia posizione. Non c'era una buonanotte, non c'era un buongiorno da mandare. C'ero io, la mia live e i miei ritmi. E mi ricordo perfettamente una delle ultime colazioni che ho fatto, che mentre mangiavo avevo questa sensazione dentro di me di pienezza. Mi sentivo fortissima. Non era euforia, non era adrenalina, era letteralmente pienezza.
E quella per me è diventata la prova che potevo stare bene da sola. Stavo molto bene da sola. Non solo potevo stare bene da sola, ma potevo sbocciare da sola. E mi fa benissimo ricordarlo perché quando mi manca quella torta, ripenso, ok, ma c'è anche quel sapore lì, quella sensazione di pienezza. È quella che devi cercare. Dopo Taiwan, dopo queste 2 o 3 settimane, ho incontrato lui. E qui sento proprio la risatina cinica dell'universo che pensava, ah, dici di star bene da sola? Ok, vediamo. Ci siamo trovati con i nostri traumi e ci siamo scontrati, intensi, confusi, a tratti pazzesco, a tratti devastante. E da quando è finita, la mia solitudine non è più quel silenzio morbido che provavo a Taiwan. È un silenzio con un eco che mi intrappola. E allora devo ripetermi che non sono rotta, sto semplicemente facendo disintossicazione e non è la stessa cosa. In mezzo a tutto questo c'è stata una cena con dei miei amici e colleghi che mi ha fatto vedere alcune cose con una luce diversa. Stavamo parlando delle relazioni, un po' letteralmente di quello che ci è successo negli anni passati e mi sono resa conto di come io sia al momento sempre sulla difensiva. Nel momento in cui qualcuno mi approccia, il mio primissimo pensiero, vuoi portarmi a letto? O comunque non hai intenzioni serie. E la verità è che io non ho voglia di cose non serie. Non ne ho, punto. E quando lo dici alle altre persone, quando lo dici alle persone che ti approcciano, spaventi. Ed è come se avessi detto semplicemente ci sposiamo domani alle 9 di mattina. No, ho paura a ritrovarmi nella situazione in cui dovrei dire ok, va bene, sono disposta ad esplorare le opportunità che ci possono essere tra noi. No, no. O stiamo insieme o non stiamo insieme. Cioè non voglio più quei limbi di mezzo. Ok, ci sta il conoscerci nel primo periodo, ma l'obiettivo del conoscerci e uscire è per essere seri poi. No, non mi interessa avere un amico di penna che mi scrive di notte e sparisce di giorno. E non mi interessa passare le settimane a cercare di capire se ti interesso o no, giocando a interpretare i tempi di risposta alle parole utilizzate o alle emoji utilizzate. Quello che voglio è semplice ma difficile da leggere. Vuoi che ci conosciamo per costruire qualcosa insieme? Ok, non sei interessato? Cerca un'altra ragazza. Ma non mi disturbare, non bussare alla mia porta, non scrivermi messaggi, non contattarmi. Non ho più l'energia per i giochetti del liceo. E qui anticipo l'obiezione che mi viene fatta. Ma così metti pressione all'altra persona. No, metto chiarezza. Perché una persona che è interessata a qualcosa di serio non sarà spaventata da questa mia richiesta. La chiarezza è dire dove sono e cosa voglio. È adulto, è rispettoso, per me e per l'altra persona. E durante quella cena è venuta fuori anche un'altra cosa. Uno di noi raccontava di essere sempre stato approcciato lui dalle altre ragazze e ogni volta questo sfociava in una relazione lunga e seria. E quindi ci siamo chiesti, forse perché in media, noi ragazze cerchiamo più spesso relazioni serie e quindi nel momento in cui approcciamo qualcuno già spostiamo l'asticella verso quella direzione. Non credo. Non ho statistiche, non posso dimostrarlo, ma penso sia così. E quindi mi sono chiesta, quindi dovrei approcciare io i ragazzi che trovo interessanti. Per quanto questo faccia paura, per quanto il rifiuto in una ragazza, in una relazione, sia socialmente più difficile da accettare. Socialmente. Però nel momento in cui sono io che approccio, allo stesso modo non so chi mi trovo davanti. E se la persona che mi trovo davanti è una di quelle a cui piace fare i giochetti, a cui non interessa avere qualcosa di serio? Come si dice quando si conosce qualcuno per la prima volta, mi interessa costruire una relazione, senza sembrare pazza e pronta a sposarti il giorno dopo. E qui c'è forse questa parte che potrebbe suonare un po' pick me, o semplicemente sono vecchia. Ma non mi interessano più ragazzi che mi promettono momenti indimenticabili di romanticismo. Non mi smuovono più i gesti plateali, i discorsi da cinema. Mi attirano i ragazzi che mi danno prospettive per un futuro interessante.
Non sto parlando di matrimonio e casa in 3 step con 4 figli, 2 cani, non è quello il concetto. Parlo della sensazione che a fianco a quella persona potrei crescere, allungare il mio orizzonte. Potrei non dover ridurre o contenere me stessa per dare luce all'altra persona. Forse è una cosa che ti si sviluppa nel cervello una volta che arrivi verso i 30 anni, o forse semplicemente dopo che ti sei bruciato troppo in amore. Quindi ricapitolando, che cosa rispondo oggi alla domanda cerco un partner? Ho bisogno di un partner? Rispondo così: non ho bisogno di una stampella. Ho già le mie gambe che funzionano. Se arriva qualcun altro nella mia vita, deve essere uno zaino, il quale aggiunge acqua, una torcia, una bussola, ma io rimango intera. La persona che entra nella mia vita deve portarmi il 20% in più. Io sono già a 100. Non voglio qualcuno che mi completi perché mi sento vuota, voglio qualcuno che aggiunga qualcosa. E a questa cosa veramente ci tengo perché non voglio più usare le relazioni come anestesia per la solitudine. E sì, ho 30 anni e sento il tempo scorrere. Mi viene l'ansia perché la cultura attorno a me continua a dimostrarmi o a ripetermi che sono in ritardo, che c'è questo orologio biologico e quindi mi viene quest'ansia assurda, ma ogni volta che mi viene l'ansia ripenso, meglio da sola che incastrata in una situazione terribile. Lo dico senza mezzi termini, se con il mio ex avessi avuto un figlio, la mia vita ora sarebbe terribile. Sarebbe stata un enorme casino e sarei stata legata per sempre a una persona che mi ha fatto così tanto male. Meglio averci messo un anno a far guarire quella ferita che passare quell'anno a rincorrere una persona così. Quindi il problema non è l'essere single o l'essere una coppia, ma è con chi. Il con chi non voglio più che sia stabilito dalla noia o dalla paura di rimanere da sola. E in tutto questo so che posso suonare dura, ma non è durezza, ma è protezione. Per disturbare la mia solitudine devi essere speciale. E speciale non vuol dire perfetto, che sia ben chiaro, perfetto, a parte che non esiste, ma speciale vuol dire essere chiaro, onesto, rispettoso. La barra è veramente all'inferno. Vuol dire che se per te la parola serio è una parola che ti spaventa, meglio saperlo subito così ci allontaniamo. Vuol dire che non mi accontento se mi lasci il cuore sulla storia di Instagram perché così allora magari forse ti piace. No, dimmi che vuoi conoscermi e costruire qualcosa. Ovviamente non puoi garantirmelo, ma vediamoci, parliamone. Se ti va, raccontami anche tu quando ti sei sentito pieno o piena di te stesso. E quando la prossima volta mia madre mi dirà, ma quando troverai qualcuno magari starai meglio, sarò pronta a risponderle. E in realtà sto imparando a stare bene già adesso. E se dovessi andare avanti la conversazione, o lascio perdere o provo a fare qualche domanda del perché lei pensa che sia così. Perché ho imparato che non bisogna sempre aver ragione. Ne ho parlato in questo video. Ciao.